Salve a tutti. Hola, hola. Come non lasciarvi i miei messaggi con questa meravigliosa luna in Scorpio. Non potevo rimanere ancora in silenzio perché questa luna in Scorpio vuole veramente mandarvi qualche messaggio, quindi spero che state tutti bene. Io ho appena finito un meraviglioso viaggio iniziatico. Ciao Lauretta, con 2 anime stupende, molto profondo ovviamente, alla fine di questo corridoio di eclisse, con regali meravigliosi e tanti eventi, tante sorprese, no? Tutto è assolutamente perfetto. Quindi come non condividervi il messaggio. Questa luna stasera è un po' diversa dalla solita live che faccio per passarvi, no, messaggi segno per segno. Ci saranno, ma in maniera un pochino diversa, perché questa luna vuole darvi dei messaggi più a livello generale. Sempre segno per segno, ma in un modo un pochino diverso. Vediamo che cosa succede. Sapete che io mi affido e vi passo quello che arriva. E quindi direi che iniziamo a chiedere a questa luna che cosa ci vuole dire dopo tutto questo corridoio d'eclisse e questa meravigliosa e fortissima luna in Scorpione. Vedete che io, essendo Scorpione, la sento particolarmente, non perché ho la luna in Scorpione, però c'ho tante cose, quindi siamo assolutamente sincronici, diciamo. E che cosa ci vuole comunicare? Vediamo un po'. Qual è intanto la comunicazione che la luna ci vuole dare, poi andremo a vedere che cosa vuole dire a vari segni, ok? Guarda, questa luna ci chiede di essere veramente grati a questo momento, perché questo momento così profondo, questo momento così strong. Sapete che la luna in Scorpione non è mai delicata, soprattutto in questo momento che ha a braccetto diversi pianeti molto potenti e non a caso ha anche il mio amato Urano che l'aiuta, ma ci aiuta a fare che cosa? Non per farci stare male, ma forse per darci una mano, perché è giunto il momento che noi ci prendiamo cura di chi siamo. È giunto il momento veramente che ci guardiamo e ci sentiamo. Ed è giunto il momento, come dice questa luna, in questo momento, di essere grati a tutto quello che abbiamo intorno. È come se buttasse giù questa luna, facesse uno scossone e buttasse giù veramente la struttura che ci siamo costruiti intorno a noi. Per fare che cosa? Per farci vedere, scusate, come al solito io mi sono dimenticata di condividere, in questo momento. Eccomi, scusatemi. Ciao Eva! Ciao tesoro. Come se ci aiutasse, no? E ci spronasse veramente a buttare giù tutta questa costruzione che siamo fatti intorno, questo nasconderci e nasconderci soprattutto da noi stessi. E ci sii grato di tutto ciò che hai intorno a te,
perché abbiamo veramente tanto intorno a noi. E dice osserva e apri i tuoi occhi e senti quello che hai intorno. E che cosa ti dice? Ovviamente ti ho mandato Urano per rompere quella costruzione che hai intorno, ma non per farti male, ma perché è giunto il momento che tu ti accogli, che ti abbracci e che nessuno ti ha abbandonato se non tu stesso ti sei abbandonato. Nessun altro ti ha abbandonato. Ed è giunto il momento che cosa? Guardate la meraviglia, comunque io amo i miei oracoli, scusatemi, sono follemente innamorata dei miei oracoli. E dice che cosa devi vedere? Prendi la responsabilità di chi sei, così come sei. Onora chi sei, sii grato di chi sei e riconosciti e veramente fatti vedere. Prendi il tuo posto, allargati in questo momento, non avere paura di quello che si sta muovendo, si sta solo muovendo perché è il momento di uscire da quel buio dove ti sei messo, di uscire da sempre quelle colpe che ti stai dicendo ogni giorno, che è giunto il momento di uscire, di onorare tutto ciò che è sacro dentro di te. Guardate, in questo viaggio esattamente, guarda, in questo viaggio iniziatico io ho proprio ritrovato veramente la sacralità che è dentro di noi. E questa è la cosa veramente più importante. La sacralità che è dentro di noi, quanto siamo sacri e che c'è una parte dentro di noi che è quel diamante che vi dico sempre, che forse dobbiamo mettere le mani nella melma per tirarlo fuori, ma quel diamante lì vuole uscire e lì c'è quel punto che è assolutamente sacro. Ero alla Bussinbel e alla Bussinbel è successo qualcosa di magico. Qualcosa del mio passato che mi ha ricordato quanto ci sia quel nucleo lì di sacralità, che io lo sapevo, lo sentivo, ma non così profondo. Quindi tutto questo movimento che c'è in questo momento, in questa luna, ci sta semplicemente aiutando di andare lì, lì dove siamo dimenticati che c'è quel punto assolutamente sacro. Mm? E vediamo qual è l'aiuto che questa luna e questa fine di corridoio, queste eclissi ci vogliono indicare. Sì che ti grato, surprise, surprise, non ho avvisato nessuno. Sono tornata. Le streghe sono tornate, sapete che questa, come dice la Holly, la luna delle streghe, come facevo a non essere qua io, no? E che cosa ci dice? Guardate un po', il credere. Il credere, l'innocenza, il credere, il tornare in quella purezza dei messaggi che ci arrivano da quel cuore, no? Ascoltiamolo col cuore che ci vuole comunicare e riconciliamo tutte le nostre parti, riconciliamo, facciamo pace. La pace la dobbiamo fare come se noi dovessimo fare un grande accordo in questo momento dentro le nostre parti dentro quell'emozione, quell'acqua dello scorpione che vogliono andare a fondo, che vogliono scoprire, che vogliono sì morire per rinascere, ma che vogliono la vita in questo momento, che vogliono cambiare le cose. Ciao Sonia, wow, come stai? Ti mando un bacio. E perdonare, comprendere, ma perdonarci e comprendere noi, non nessun altro. E guardate che arriva, non le ho messa a posto, lo sapete, no? Il mio amato Anubis. Anubis chi è? Il maestro del cuore, è quello che apre le strade, ok? Quindi in questo momento, tutto questo movimento di questa luna, alla fine di tutto questa eclisse, tutto quello che abbiamo passato, questo momento così forte, ed è ancora ovviamente un momento forte dove serve tutto il nostro coraggio per buttare giù tutta quella cava che c'è intorno a noi,
è perché c'è una strada che si apre ed è una strada che è perfetta per noi. Quindi non abbiate timore, fermatevi se non siete pronti, ma non siate contro tutto il movimento che si sta creando in questo momento. È un aiuto, un grandissimo aiuto. Alla fine di questo corridoio d'eclissi, con tutto quello che è stato destrutturato, con tutto quello che ci ha voluto fare vedere questa eclisse, tutto questo corridoio, tutto quello che è successo, ora si mostra una strada. Quindi la scelta è nostra. Noi possiamo iniziare a camminare oppure rimanere ancora nascosti. Questo a voi. Però cosa vi dice prima? Riconosciti, riconosciti e vai oltre. Quindi vediamo un po' qual è la vostra scelta. Io ho scelto. Sapete che sono qua, non perché sono qua ho scelto. Scelgo ogni giorno, mi fanno scegliere ogni giorno qualcosa. Non è che non siamo mai arrivati per fortuna, non siamo mai arrivati e dobbiamo sempre smettere, come vi dico sempre, di metterci dei confini. Fidatevi del vostro corpo in questo momento. Dategli fiducia al vostro corpo, date fiducia alle vostre emozioni. Fate un deal tra la vostra anima, il vostro corpo e ascoltatevi e fidatevi di voi. Siete molto più forti di quello che pensate. Nessuno di noi è debole. Il nostro corpo è molto forte, ma dobbiamo dargli fiducia. E voi dovete dare fiducia, sapete a chi? A voi stessi. Proprio perché questa luna vi chiede il grande coraggio di credere in qualcosa che forse è fuori da tutto quello che avete pensato, ma chi ha detto che non deve arrivare? Chi? Io ci credo, ci ho sempre creduto e quello che mi sta succedendo adesso è un dono enorme di tutti quelli che sto incontrando, tutto l'amore che ho intorno e l'abbondanza che sta arrivando. Ricordatevi, non c'è bisogno di molto, è tutto nelle vostre mani, basta che vi fidiate. Un grande respiro e adesso andiamo a vedere cosa vuole dire all'Ariete questa luna. Guardate, l'Ariete c'è una creazione che voi avete pronte, Ariete, e le strade sono pronte, quindi semplicemente dovete organizzarvi bene ed essere anche ligi e eleganti, mi viene da dire, con voi stessi, per poter andare oltre, perché la strada è segnata davanti a voi. Ciao Annina! Sì, surprise, surprise, sono uscita con la luna in Scorpio, con un giorno di ritardo, ma ieri ero ancora in viaggio iniziatico e non potevo. E guardate un po', Rieti, c'è una nuova strada dove voi dovete camminare, dovete semplicemente avere il coraggio di riconoscere chi siete e di portare un pochino di ordine perché siete un attimo, come dire, sbilanciati, è stato un po' di terremoto, ok? Che va riportato in armonia. Ma vi è richiesto una grande fiducia in voi stessi, ok? E veramente di avere la pazienza di seguire quella strada che sta arrivando davanti a voi, quella luce che sta arrivando e che vi chiede di fare qualcosa di nuovo, di lasciare andare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, ringraziandolo, onorandolo, onorandovi. Ma ora è proprio il momento veramente di fare un cambio. Il cambio, sapete qual è, Arieti? Ascoltatevi, fidatevi della vostra voce.
Ciao Chiara Chiara. Toro. Toro, che avete questa bella luna, questo bello stegno davanti a voi. Vediamo un po' cosa vi dice. Toro, guardate, c'è la strada è aperta, ma sapete cosa dovete fare? Dovete rimanere lì fermi, per favore, non scappate dentro, non nascondetevi. Un attimo, fate un grande respiro, aspettate che tutto si mostri, che sia pronto e andate. Ok? Bonsoir, Miss Vinci. E andate, non tornate indietro, non chiudete quella porta, ma aprite quella porta, come dice un film di terrore, credo. E questa luna in Scorpione sta muovendo veramente la terra, quindi andate avanti e veramente abbiate il coraggio di cercare qual è la strada che è veramente per voi. E vi è richiesto un grande cambiamento. Un cambiamento che sapete poi che cos'è questo cambiamento, miei cari Toro? È di fare le cose con una certa eleganza e serietà. Sapere di essere in lealtà verso voi stessi, verso quella parte proprio dentro, inside, 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 che avete voi. E mostrarla. Ciao Alessandra, benvenuta. E rimettere a posto, rimettere giù quelle basi, Toro. Quelle basi non sono messe giù bene, voi le potete mettere giù per poter veramente vedere veramente quel mandala che si sta disegnando davanti a voi e superare veramente quell'affidamento, cioè affidarvi. Finalmente oggi vi dice: stai fermo un attimo, guarda che cosa ti si mostra davanti, quella è la strada che la tua anima ti sta mostrando. Quindi affidati, smetti di avere paura. Non rimanete prigionieri, miei cari Toro, ma vi dovete assolutamente liberare. Gemellini, vediamo questa luna cosa vuol dire ai gemelli. Vedete, questa serie i messaggi sono brevi ma intensi. Quindi provate ad ascoltarmi, non soltanto con la vostra mente, ma mandate la vostra mente un attimo in vacanza e ascoltatemi dal vostro cuore. Ascoltate la vibrazione della mia voce, ascoltate quello che veramente vi vogliono comunicare. Quindi non rimanete nel solito, perché questa luna in Scorpione è insolita. Questa luna in Scorpione vi mostra anche tante cose che non sono visibili, ma che sono molto più reali del visibile. Ok? E sapete che io vivo con l'invisibile, quindi chi meglio di me vi può dare questi messaggi. Allora, gemelli, scusatemi, vedete che mi sono persa. Allora, gemelli. Guardate, questa luna sta insistendo, probabilmente sta ripetendo a diversi gli stessi messaggi, ma non sono, ricordatevi, non sono uguali per tutti. Se state veramente mi ascoltate con un'altra parte di voi, non cercando di ragionare, non cercando di comprendere da qui, ma cosa vorrà dire, ma Mimo, ma sentendomi, lo so che riuscirete a comprendere, a sentire e a provare quell'emozione. Quindi anche per voi dice questa luna che le strade sono aperte, ma anche per voi dovete veramente portare tutto quel nuovo passaggio che state facendo ora
con una grande serietà, facendo le cose in una maniera veramente leale, facendo una cosa che è leale per voi, ma anche leale per la vostra vita, per le persone che sono intorno a voi. C'è proprio da portare un balance, da portare un'armonia intorno a voi. E dovete seguire anche voi, lasciare andare il passato e seguire quella luce che vi porta dove siete voi, a riconoscervi finalmente. E vedrete che cosa vi volete portare in questo nuovo viaggio e che cosa invece volete lasciare andare che non vi serve più. Mm? E guardate un po', voi avete, miei cari gemelli, un nuovo inizio, qualcosa che inizia di nuovo. E sarà una strada che è perfetta per voi. Sono delle cose, gemelle, che dovete lasciare andare, non vi servono più, non funzionano, non funzionano. È inutile che continuate a ostinarvi di voler camminare per quella strada, perché non funziona lì. Quindi bisogna fare bisogna cambiare un attimo qualcosa. Fidatevi di voi. E voi sapete cosa dovete cambiare, non abbiate paura anche di dire qualche no, non abbiate paura di usare quella forza che c'è, ok? Vediamo per i nostri cari amici cancretti che cosa vuole dire questa luna, questo fine, soprattutto questo fine di questo corridoio, no? Che usciamo da questo corridoio. Cambio. Miei cari cancro, change, dovete seguire i messaggi della vostra anima, dovete seguire le vostre emozioni vi lasciate, dovete lasciare la guida alla vostra anima, lasciatevi guidare, fidatevi, non vi porterà in luoghi bui, boschetti oscuri, ma vi porterà veramente nella luce che vi serve, ok? Vaticano, c'è proprio qualcosa che state costruendo, una meravigliosa visione che è lì davanti a voi, però dovete avere il coraggio di tagliare via della roba che non vi serve più. Ciao Sonia, sono tornata, hai visto? E dovete fidarvi veramente di iniziare a camminare veramente in quella strada, tanto non dovete ricominciare, avete tutto pronto, avete già tutto in casa, avete tutto in tasca, avete tutto dentro di voi, manca solo una cosa, fidarvi di voi e smettere di essere prigionieri. Quindi affidarti all'universo, affidatevi a questo momento, affidatevi ai segnali sincronici che stanno arrivando, non abbiate paura, ok? È veramente importante in questo momento, perché si apre proprio qualcosa che è meraviglioso per voi, miei cari cancro, ok? E anche voi dovete un attimo fermarvi e aspettare che si sta preparando un piano che vi porterà veramente come se avesse una nuvoletta sopra la testa a camminare per dove dovete veramente andare. Guardate, è meravigliosa questa luna, i messaggi che vi sta dicendo. Avete passato tutte queste eclissi, avete passato e ora siamo pronti a fare quel cambio. Per quello che c'è tutta questa energia e ci stanno semplicemente spingendo nella giusta direzione per chi? Per noi, per nessun altro. L'aglio, mio caro leoncino, con questa luna in Scorpione. Leoncino, è ora di cambiare strade, è ora di andare a camminare su quelle strade con una grande leggerezza, con una grande armonia e con un grande sorriso. Ed essere anche un po' leoni burloni, cioè farci anche due risate, guardare un po' le cose in un modo diverso, no? E prenderci un po' in giro. Mm? Vado un po' più dietro, la farfallina blu, vedete, che non sono ancora a Luxor, sono ancora fuori sede, domani torno.
nella mia maison. E miei cari leoni, anche per voi è tutto pronto, dovete semplicemente tirare fuori quel coraggio. Voi siete leoni, voi siete quelli che avete il coraggio, quindi tirate fuori questo ruggito dentro di voi e smettete di fare i gattini, tiratelo fuori e abbiate il coraggio di seguire quelle strade, però in leggerezza, in armonia, ok? E guardate dove siete, che probabilmente voi pensate di non essere ancora al posto giusto, ma siete esattamente dove dovete essere. E c'è un'armonia che va portata con un uomo che può essere un uomo di lavoro, può essere vostro padre, può essere vostro amante, anche vostro marito, per amor di Dio, ok? Ma proprio se non sentire al vostro posto, invece voi dovete capire che, come dico sempre io, la verità non è qui sulla terra, la verità è in cielo. Però noi ora siamo qui e ora, con questo corpo che è molto importante. Quindi armonizziamo e guardiamo in faccia questa persona che ci sembra che ci stia bloccando la vita, mentre invece questa persona vi sta ammirando per come siete, vi sta adorando per come siete e anzi sta anche dicendo: ma guarda un po' questa, che coraggio ha avuto, fin dove è arrivata a fare le cose. Guarda quanto è bella. E ritorno al messaggio della luna. Guardate l'abbondanza intorno a voi. Guardate quanto quell'abbondanza è intorno a voi. E prendetela e lasciatevi abbracciare da quell'abbondanza, leoni. Ah, le mie verginelle, aiuto, aiuto, aiuto. Vediamo un po' il messaggio che ho dato questa luna in Scorpio. Ritrovate la vostra sacralità. Ritrovate quanto siete sacre, senza fare le bacchettone, senza diventare rigide. E la strada è pronta per voi per andare in maniera molto veloce. Solo se voi vi riconoscete, solo se voi vi sentite, ok? E sentite quanto siete sacri dentro e rimanete veramente morbidi come un giunco che è mosso dal vento, come se danzaste nel vento. È fondamentale, vergini, ok? Oh, fidatevi di voi, assolutamente. E cambiate modo di vergini, dovete cambiare modo di guardarvi, ok? Cambiate modo di guardare, affidatevi, smettete di nascondervi dietro quel velo, vi dovete proprio tirare via quel velo, ok? E tirare fuori quel diamante che vi ho detto prima, che è lì a vostra disposizione e portarlo nella vostra vita, portarlo nel centro del vostro tavolo, metterlo lì e lì lo sento. Allora lì io posso incontrare veramente quel maschile che mi fa tanta paura. Se siete un uomo io posso recuperare quella mia parte maschile, non che non siete uomini, non che non siete maschi, ma usate quella vostra parte maschile, non con la forza, ma con l'armonia di creare qualcosa dove state bene, dove ci sia quest'unione tra cielo e terra e dove io posso essere veramente chi sono. Andiamo, vergini, è il vostro momento. Mie care bilancine, vediamo un po' che messaggio ha questa luna. Scorpione, ecco, bilancia, affidatevi. Smettete di tenere quelle corde e di essere sempre prigionieri di qualcuno o di qualcosa, ma affidatevi a voi e sentite quante cose conoscete, quante cose avete tra le mani, quante cose potete portare
nella vostra vita che sono per voi e potete arricchire con tutti quei doni che avete o quelle qualità, smettiamo di chiamarle doni, eh? Sapete che io poi mi stanco, sono come la Modaini, mi stufo e dovete veramente andare, togliervi quel velo e mostrare veramente quelle qualità. Con quelle qualità voi siete nel centro di tutto. Questa luna vi mette veramente come boom al centro e vi chiede di lasciarvi guidare dalle emozioni, di lasciare quelle emozioni escano, quelle emozioni tornino in contatto con voi. Libera, non abbiate paura, non è più il momento di avere paura questo. È il momento di affidarsi, di fidarvi a voi stessi, di fare quel salto, di avere veramente il coraggio di prendere quella Lamborghini gialla meravigliosa che io adoro, che è sotto casa e vi sta aspettando per partire. Ma se non usate quel coraggio, mie care bilancine, non si va da nessuna parte. Tutto questo passaggio di questa eclisse e questo momento così potente serve semplicemente perché dovete entrare in contatto con qualcosa che è nell'invisibile, qualcosa che voi non volete vedere perché lo volete vedere reale, ma vi dovete fidare, ok? Miei cari amati scorpioni, cosa vuole dirvi questa luna in scorpione in questo momento? Riportare ordine, ordine, non portiamo ordine giù e non ci radichiamo, non mettiamo giù quelle radici e non le mettiamo giù, non succede nulla, Scorpione. Bisogna mettere giù quelle radici, eh. E allora davanti a noi c'è una rosa di possibilità, dove veramente con la leggerezza del stare nelle vostre emozioni, non nella pesantezza dello Scorpione, ma usando quell'altra parte che tutti gli scorpioni hanno e che è meravigliosa, voi potete veramente camminare e andare oltre. Potete come attraversare veramente con un ponte, c'è un ponte da attraversare, Scorpioni. Un ponte che vi mostra veramente come poter fare le cose e guardate, è un ponte che proprio dovete stare nella vostra lealtà, nel credere in voi e fare le cose in una maniera che è anche come se volaste, sarà molto easy, sarà molto semplice, ok? Però se non mettete giù le radici non succede niente, ok? Scorpioni. E veramente dovete avere il coraggio di essere voi, solo voi, tiratevi giù tutte quelle maschere, tutte quelle bende che avete, piantatele di raccontarvela, ok? Piantatevi di dare le colpe fuori, perdonatevi, amatevi per come siete meravigliosi così come siete e riportate armonia dentro di voi, veramente. Dovete veramente affidarvi e riconoscere che siete assolutamente nel posto giusto. Giusto con tutto quello che avete trovato in tutte queste eclissi vi hanno fatto ritrovare i vostri doni, le vostre qualità. Quindi ora che li sapete, non potete più fare finta che non sapete che non sapete e fate gli ignorri e fate i santoni. No, lo dovete fare. Per lo Scorpione, con la sua luna, andiamo a vedere che aiuti ha. Guardate un po'. I 5 elementi alchemici. Quindi usate tutto quello che la natura vi dà, tutto quello che è intorno a voi e a vostra disposizione, Scorpione. Questa luna che spinge da tutte le parti, che è così potente, che veramente sembra che esploda il cuore, dopo che ci ha chiuso questa porta alla fine di questa eclissi, ma semplicemente perché è il momento di guardare in faccia le cose. E guardate un po', Scorpioni, che cosa è? La luna, le emozioni, la vostra anima, dovete mettervi in contatto con la vostra anima, Scorpioni. Non c'è altro da fare che non questo.
Sagittario, per la luna e Scorpione, cosa vuole dire al Sagittario? Fate un po' Sagittario. Allora, trovate le vostre qualità, trovate la vostra morbidezza nella vostra vita e fidatevi di voi. Fidatevi solo di quella voce che è dentro, la voce che è dentro di voi e che vi dice esattamente le cose come sono. Non vi dovete fidare di nessun altro Sagittario. Ancora di nuovo, fidatevi di voi, fate veramente un atto di grande lealtà verso voi stessi e guardatevi veramente per come siete, perché c'è proprio un cambiamento che vi porta a camminare per quella strada che è esattamente la vostra, non è di nessun altro. Coraggio, Sagittario, coraggio. Coraggio e affidamento, vi viene richiesto veramente come se doveste fare, guarda, Sagittario, come se voi doveste fare un salto nel buio. Mi butto, non so che cosa succede, ma fidatevi che proprio nella leggerezza di quel volo, no? Dall'alto senza paracadute, voi caderete veramente con le vostre ali aperte, atterrerete sulla terra e davanti a voi ci saranno diverse possibilità e quelle possibilità che pensavate di non avere, pensavate che erano già finite e che vi hanno abbandonato, tante cose, invece sono lì solo se userete la leggerezza, solo se userete il sorriso, solo se ritroverete veramente quel burlesque, mi viene da dire, che è dentro di voi per poter camminare. È come una caccia al tesoro immensa, cari Sagittario, in questo momento per voi. Caccia al tesoro perché quel tesoro è nelle vostre mani. Dovete solo fidarvi un po', dovete essere, viene da dirvi, miei cari Sagittario, Peter Pan. Vediamo un po' per il Capricorno. Capricorno, c'è una strada pronta davanti a voi e veramente dovete anche voi veramente smettere di ascoltare le persone che vi dicono che siete bravissimi, che siete bellissimi, non perché non lo siete, ma perché queste persone non sono sincere, quindi cercate la sincerità nelle persone veramente che sono intorno a voi, non nella falsità, ok? E continuate Capricorni, sì, Capricorni, a fare questa ricerca, ok? Portando anche voi, c'è da portare un balance che manca dentro di voi, è molto importante, e la lealtà veramente verso voi stessi. E fidatevi di voi, tagliate ciò che non è più per voi e dovete, miei cari, con i cari Capricorno, fidarvi del vostro cuore e aprire quella porta del cuore, ok? Quel cuore è io sono qui e ora. E non mi interessa se mi dice che sono bellissimo e bravissimo. Io lo so che sono bellissimo e bravissimo, faccio le cose come devono essere fatte, ok? Questa è la cosa più importante, Capricorno. Fidatevi di quel meraviglioso cuore che vi contraddistingue. Acquario, troverete una strada che è completamente diversa da quella che pensavate di percorrere. Questo fine di corridoio di eclisse e questa luna in Scorpione vi hanno come fatto squarciato un velo e voi pensavate di dover camminare in una strada in un certo modo, invece vi viene mostrato tramite un invisibile qualcosa che è completamente diverso. Bene Anna, sono contenta che il messaggio ti sia arrivato, vedi che i messaggi ti arrivano. E, Acquario, usate le vostre qualità per trovare veramente quel balance, quell'armonia
che deve essere portata dentro di voi per seguire quella strada, quella strada che si è aperta adesso dopo il corridoio d'eclisse, questa strada con lo Scorpione, con tutta questa energia che sta mettendo, con questa rottura di cliché, questa rottura di borders che sta mettendo, vi sta mostrando. Fidatevi di voi, fidatevi di quello che volete creare, la strada è davanti a voi, ma miei cari Acquario, se non userete il vostro corazoncino e non aprite quel cuore e fate ancora i gelidi, non succede nulla, ok? Anche se voi avete tutte le tecnologie del mondo, è ora che veramente quel cuore lo portiate nella vostra vita e che quel cuore porti calore in ciò che volete fare da oggi in poi. Non potrete andare avanti dimenticandovi del vostro cuore. Pesciolini, fish fish fish. Miei cari pesciolini, qui c'è da aspettare un secondo, sono attaccata, da aspettare un secondo perché c'è qualcosa che sta mostrando, quindi rimanete fermi un attimo prima di procedere, osservate, non buttatevi come fate voi. La strada è aperta, ci sono molte possibilità, ma prima dovete comprendere e dovete soprattutto perdonarvi per tutto quello che è stato fino a oggi e, e dirvi che andate bene così fare quel cambio, sapete perché? Perché tramite quel cambio vi porta esattamente nel centro di dove dovete essere. E allora lì avete la libreria multidimensionale e potete veramente fare tutto ciò che volete. E proprio io mi riconosco e finalmente mi vedo. I pesci diranno, finalmente mi vedo perfettamente e finalmente, miei cari pesci, il messaggio è, vi fido di me. Credo che sia stata catartica, precisa e molto chiara questa luna. Vi tiro fuori ultima per chiudere questa luna in Scorpio come messaggio finale per tutti, una delle mie meravigliose bambine egizie. Scusate se rido, le relazioni sacre, quindi qui bisogna che, visto che stiamo lavorando tutte con le relazioni, no? Cambiato l'asse, eccetera, le relazioni sono fondamentali in questo momento, è inutile che vogliamo fuggire, perché qui bisogna che troviamo un accordo e che torniamo a creare quelle forme dal basso per poter creare delle relazioni che siano sane, relazioni in cui l'altro ci possa vedere, io ti possa vedere, io voglio vederti, ok? E guardate un pochino dall'alto e c'è la mia amata Sekhmet che sta dicendo usa quel fuoco primordiale, usa tutta quella conoscenza, ma credi in te e sii leale con te. Siete leali con voi stessi, gli altri saranno leali con voi. E ancora un messaggio per tutti. Prima di chiudere con le carte del Sole e della Luna, vediamo cosa questa Luna vuole dire. Di nuovo, insistono, gratitudine. Siate grati di ogni relazione che verrà fuori nella vostra vita e siate grati soprattutto alla prima relazione più importante di tutti è la relazione con voi. Riconoscetevi, amatevi. Io vi amo tutti, grazie mille di avermi ascoltato, quindi buona nuova luna, buon ciclo che durerà 6 mesi comunque fino alla prossima luna piena, quindi abbiamo di che ricevere messaggi, di che fare e prendetevi il vostro tempo, come vi dico sempre, non correte, ma ognuno il proprio tempo, respirate profondamente e siate grati, siate grati, siate grati. Vi amo. Grazie a tutti da
Mar Rosso, sono la Lilith in Mar Rosso oggi. Vi do un bacio grande, grande, grazie a tutti per ascoltarmi. Ciao, a presto!